Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. È meglio a colori o in bianco e nero? Meglio a colori. Il bianco e nero è così triste. E allora, in nostro soccorso interviene la maschera da saldatore della Mauk, che mi ha inviato il sito Riku Shop, che già conoscete, perché vi ho recensito saldatrici e tanto altro inviato da questo sito. E oggi vi faccio vedere questo casco da saldatore che costerebbe 75 euro, ma è in offerta a 60 euro. Ed è un casco particolare perché ci permette di vedere a colori ciò che stiamo saldando, diversamente dai soliti caschi che ci fanno vedere con un verdino bianco e nero, che non dà fastidio, però sicuramente non è paragonabile alla visione nitida, luminosissima a colori che ci offre questo casco. Ha una protezione che va da 9 fino a 13 e per quanto riguarda il ritardo, l'oscuramento eccetera è completamente automatica, quindi facilissima da utilizzare. Il suo livello di protezione è 1112, praticamente i primi tre numeri si riferiscono alla qualità dell'immagine e all'omogeneità dell'oscuramento, quindi tutto ciò che riguarda la nostra protezione mentre saldiamo. Il quarto numero invece riguarda solamente una sorta di rifrazione che non va a influire sulla qualità dell'immagine, è un dato comune praticamente al 99% di tutte le maschere per saldare. Quindi ora guardiamola da vicino e vediamo come funziona, ma soprattutto come si vede attraverso questo display a colori. Viene venduto all'interno di questa scatola in cartone, all'interno troveremo ovviamente la maschera autooscurante e poi un manuale di istruzione con i vetrini di ricambio. Il materiale di cui è composta è plastica, è una plastica abbastanza dura che ci offre una buona protezione da eventuali detriti, visto che può essere utilizzata anche per la smerigliatrice angolare. Infatti, diminuendo al minimo, quindi spegnendola, abbiamo la possibilità, data la sua chiarezza nella visione, di utilizzarla con facilità anche con la smerigliatrice angolare. Dalla parte interna avremo questa imbottatura sulla parte che avvolge il nostro capo, una sorta di imbragatura, regolabile su più punti, quindi sia per quanto riguarda l'altezza che per quanto riguarda la larghezza. Per poterla regolare basterà premere questo pomello e ruotarlo. Ma questi sono dei dati comuni praticamente a quasi tutte le maschere per saldatore, varia solamente la qualità. All'interno, come potete vedere, non ci sono assolutamente comandi, perché ci permette appunto di utilizzarla in modo automatico semplicemente accendendola. Ora non vi farò vedere delle saldature, vi farò vedere la sua velocità di accensione utilizzando un accendino come ho fatto la volta precedente per l'altra maschera, e vi farò vedere qual è la sua qualità, la possibilità di vedere in modo nitido guardando attraverso la maschera da questo schermo da 4 cm per 9 cm di larghezza. Sulla parte frontale quindi abbiamo un vetro protettivo, i due sensori e poi ovviamente lo schermo. E allora ragazzi, so che sembra incredibile, ma adesso state vedendo dall'interno della maschera da saldatore. Si vede perfettamente a colori, vi faccio vedere pure la sua velocità nell'oscuramento, quindi regolo prima e accendo questo accendino. Come potete vedere si oscura praticamente subito. Riuscite a vedere come si oscuri immediatamente. Appena avvio l'accendino si oscura completamente. Vi faccio vedere anche la differenza con una maschera classica. Ok, adesso invece siamo all'interno di una maschera autooscurante classica, quindi non a colori. Vediamo tutto con una tonalità sul verde e vediamo tutto molto più scuro. Quindi la differenza sicuramente è abissale. Utilizzo l'accendino per farvi vedere che siamo comunque all'interno della maschera da saldatore, perché si oscura appena attivo l'accendino. Quindi ritorniamo sulla maschera di poco fa. Ok, siamo ritornati all'interno della maschera a colori. Allora ragazzi, io quasi quasi, vista questa dimostrazione della differenza fra una maschera a colori ed una maschera invece che ci permette di vedere solamente in bianco e nero in modo più scuro, direi che abbiamo praticamente finito. E allora ragazzi, cosa dire di questa maschera a colori autooscurante della Mauk? Funziona benissimo, come avete visto si oscura subito e ci permette di vedere in modo nitido e a colori tutto ciò che abbiamo davanti, quindi ci permette anche di fare delle saldature in modo molto più comodo e molto più precise. Non vi faccio vedere la saldatura perché ho fatto un paio di prove tempo fa ed è davvero difficilissimo posizionare il telefono o la telecamera all'interno della maschera per saldare e poi provare a fare delle saldature, quindi avviare la registrazione eccetera. Solitamente infatti quando devo riprendere le saldature utilizzo un vetrino oppure un vetrino autooscurante a parte che ho qua messo da parte, quindi metterlo all'interno della maschera è davvero un'impresa indicibile.
male. Quindi cosa dire, avete visto che funziona bene, è comoda, ha la regolazione a scatti per poterla posizionare in base alle nostre esigenze, si può stringere in modo che non cada automaticamente con i movimenti, è regolabile per quanto riguarda l'altezza e la larghezza. Secondo me ha tutto. Detto questo, vi ricordo che vi lascerò il link giù nella descrizione per poter vedere il prodotto sul sito e poterla eventualmente comprare. Non mi rimane che salutarvi, ringraziarvi, darvi appuntamento ai miei prossimi caricamenti, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, e ci vediamo a tutti nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!